Buongiorno. Allora, stanotte ho dormito benissimo. Adesso ho le calze leggermente umide, sono quelle di ieri della corsa del Palafavera, dell'altro temporale. E niente, quindi le ho messe addosso e ho i piedi dentro il sacco a pelo, così si asciugano un po'. Il sacco ha fatto appena un po' di condensa sui piedi, però insomma è asciutto e basta. Adesso mi aggiusto un pochino, più avanti so che c'è un ruscello, quindi mi lavo un po', mi do una sciacquata anzi prima torno sul Vazzaler che è vicino e prendo l'acqua da bere, perché quella del ruscello dopo il temporale conviene non berla, perché l'acqua comunque non so, magari c'è un animale morto, porta giù della roba, quindi anche se la filtri è un po' pericoloso. Basta. Allora, non so se l'ho già detto, comunque questa è la notte che ho dormito meglio, forse. Il sole sta sorgendo adesso e adesso si va di corsa, si va verso il Carestiato. Ciao! Ciao piccolini! Ciao super cani! Devo dire che questa parte di sentiero è quella che somiglia di più alle mie zone, cioè a parte che ci sono i Mubi e queste montagne giganti, però per il resto come tipo di sentiero sì, è veramente la parte più, non so, più simile, dove mi sento un po' più a casa, diciamo.
Cioè poi vabbè, quando faccio trekking mi sento sempre a casa. Fatta. Wow. Non mi ricordo. Come anche qui del paterno, che non ho mai fatta, che è sempre una spalla, che dopo... Allora, la pioggia l'abbiamo fatta passare, il cielo sta di nuovo brontolando, ogni volta che dico che la pioggia è finita la pioggia ritorna. Ho guardato l'app e c'era questo nuvolone gigante che dovrebbe aver finito di passare qua sopra. Adesso scendo verso Passo Duran e poi vediamo, c'è un bivacco capanato a me mi pare. E insomma è ancora presto, penso che siano tipo le 2. Basta. Comunque alla fine si è avverata proprio la paura che avevo sull'altavia, cioè nel percorso dal Vazzolere al Carestiato non c'è acqua e bisogna saperlo, ovviamente non c'è acqua da nessuna parte, te la devi portare, per cui per paura di non avere abbastanza acqua mi sono portato 3 litri d'acqua al Vazzolere al Carestiato senza bere, ho bevuto non so 2 sorsi, quindi avevo 3 kg in più così, perché sennò erano troppo pochi. Infatti la bottiglia chiusa del Vazzolere gliel'ho regalata e penso che l'abbiano presa per una delle loro. L'avevo lasciata nel tavolino fuori e quando sono uscito non c'era più, ma magari l'ha presa qualcuno a cui serviva. C'è un picchio, questo è un picchio, questo è il richiamo che fa il picchio quando senti un pericolo, che sarei io il pericolo. E qua cosa c'è? So che c'è una malga vicino al Carestiato, ma non penso sia questa, è troppo vicina. Sono sceso da 10 minuti. Ma forse sono di più. Boh. Devo stare attento alle merde di mucca. E devo anche stare attento ai fili elettrici anti-mucca. Qua quasi quasi ci passo sotto, no? Meglio di no. Direi che conviene passare di qua. C'è giusto un filino di fango qua, ma appena appena, Ui. Cioè quasi quasi ammortizza anche un po'. L'importante è non caderci in mezzo.
Cioè, sono passato dalla foresta del Vietnam del Caristiato alla foresta di Jurassic Park. Ehi, ciao. Bellino questo pezzo. C'è giusto qualche pietra, però per il resto è agibile. Comunque la via è quasi sempre ben segnata. Lì davanti c'è il simbolo. E pensare che c'è gente che la ghiaia la compra per lavoro, quando basterebbe venire qua con un sacchetto e prenderla, no? Mi è sembrato di vedere una malga moschesina da queste parti. Vediamo un po'. Guarda un po'. La malga moschesina. Ci sono dei ragazzi, penso norvegesi, quindi non voglio fare casino, ma comunque questa è la Moschesine. Quando sono arrivato alla Malga Moschesine pensavo fosse quasi sera, cioè tipo le 6:30, e invece erano solo le 4:30. E allora, a parte che era già occupata dai norvegesi, che poi mi hanno detto essere slovacchi, quindi non c'entravano un cazzo dei norvegesi, comunque si va al rifugio per Amperet.
Sta passando giusto un filo d'arietta, ma appena appena, una cosa impalpabile. Per fortuna la maglietta che avevo appesa dietro si è già asciugata e l'ho messa nello zaino Amalgam Moschesin, e quindi questa arietta così mi rinfresca, fa venire voglia di camminare. Ci sta anche bene. Peccato le scritte. Stavo pensando che sono circa 2 giorni che faccio praticamente trekking sempre da solo e non incontro mai nessuno. Non lo so, cioè mi piace di più in un certo senso, non so se si è capito, ma io sono un tipo abbastanza solitario, quindi sono abituato così a fare i trekking da solo, anche se non si dovrebbe andare in montagna da soli, bla bla. Infatti non dico a nessuno di farlo, però io faccio così. Ah, ecco, se qualcuno volesse tornare all'Amalgam Moschesin si deve buttare, o forse deve scavare. Comunque oggi me la sto proprio godendo, perché è il primo giorno fresco di tutta l'Alta Via. Non fa caldo. Me ne sono accorto perché mi sono detto, cazzo, oggi non mi sto ustionando le braccia. Che strano. Comunque sto sognando una spremuta d'arancia che mi hanno fatto, non mi ricordo in che posto. Quale rifugio fosse, forse, boh, non ho idea. Ma era una vera spremuta, gli ho chiesto un succo d'arancia. Mi ha fatto una spremuta vera. E allora ho deciso che quando torno a casa compro quei sacchi tipo da 3 kg, me ne compro 6 e mi faccio solo spremute. E poi altri 6 per mangiarle. Speriamo che si asciughi un po'. Stanotte sarà l'ultima notte di Alta Via e quindi ho un po' il pensiero di niente, che domani vado via. Nulla, sono stato al rifugio Pramperet. Mi sono trovato benissimo, specialmente negli ultimi rifugi, al Vazzoler benissimo. Però questo qua è proprio quello in cui mi sono trovato meglio. Cioè io non mi metto mai in mezzo ai turisti, non mi ci trovo proprio, non mi ci sento. Mi sono seduto al tavolo dei rifugisti e piano piano stavamo chiacchierando tutti insieme. Molto figo, sono veramente contento di esserci andato. Di esserci andato, sono ancora qua perché il rifugio è là dietro. Non lo vedo, eccolo qua.
E quindi nulla, adesso metto su la tenda che sono quasi le 9. Domani entro le 7 la devo togliere, ma in genere mi sveglio alle 4, per cui... E basta. Domani si va al Pian de Fontana e poi si scende giù al Bianchetto. E poi vedo che cosa fare, perché ho ancora un sacco di tempo in realtà qua. Vedremo. Allora, vediamo cosa c'è stasera.